La giornata di oggi è all'insegna della natura, del mare e della psiche. Che benefici può trarre la mente dal contatto con l'acqua? Proprio in acqua ne parlo con una psicologa. Proviamo a fare questa pazzia, ovvero andare nella spiaggia di fianco a Mattinatella a nuoto. Sono quasi arrivata a questa spiaggetta a cui si arriva soltanto nuotando, come sto facendo io adesso. A Mattinatella si gira attorno a questo costone dove c'è questa caverna naturale dove la gente si ferma perché c'è l'ombra. Ecco, attenzione a non graffiarsi, perché poi sono come dei bisturi. Arrivato una ventina di minuti di nuoto, il sole che adesso è a picco e si riflette sulla bianchissima falesia di Mattinatella, con tante barche attraccate perché qua appunto soltanto a nuoto si può arrivare. Il mare che a Mattinatella è davvero trasparente e azzurro, forse ancora più di mattinata. Guardate, qua si approda davvero come i pirati di un tempo, sotto queste grotte dove poter magari trovare rifugio quando il mare era in tempesta, un po' come ho avuto bisogno di ripararmi sul Monte Saraceno sotto quella alluvione improvvisa. Dal fondo del mare una fresca sorpresa solletica i piedi. E sotto la montagna ci sono tantissime sorgenti che sgorgano fuori, e li notate perché ci sono dei punti in cui escono fuori dei getti d'acqua freschissima che fanno le bollicine. Ma a trarre beneficio dal contatto con l'acqua è tutto il nostro spirito, come mi spiega la psicologa. Graziana, dottoressa Graziana Colletta. Riprendere il contatto con il proprio corpo, il movimento libero, soprattutto nell'acqua, aiuta ad aumentare il grado di distensione interiore. Poi diciamo che questi paesaggi aiutano. Che è quello che stiamo facendo, una terapia naturale a costo zero. A costo zero, solo del nostro movimento libero e spensierato. Che rapporto c'è tra il corpo, il movimento e la mente? Andiamo a muovere i nostri ristretti corporei in un'ottica psicosomatica e di unità, quindi mente e corpo. Ogni punto del corpo richiama un deposito di determinate energie. Per esempio il fegato somatizza la rabbia, ad esempio, la testa i pensieri, la pelle il rapporto con gli altri. Insomma, impariamo ad ascoltarci, a riappropriarci del nostro corpo, ad abitare in modo sano il nostro corpo. Ci possiamo lasciare distendere ancora di più e usufruire proprio di questi benefici, di questo momento di relax e di piacere, perché solo in uno stato di calma e di tranquillità possiamo trovare le risorse e attingere a quel deposito energetico che noi abbiamo. Adesso andiamo a smaltire tutto nuotando fino a riva. Dall'anima rilassata a un'anima infuocata, quella dei peperoncini, torno a Vieste, la bianca dama del Gargano che dal suo sperone di roccia domina l'Adriatico, e tra i suoi stretti vicoli bianchi ridiscendo nuovamente, come nella scorsa stagione, tra i sapori roventi di Nicola e dei suoi colleghi. Sono tornato in uno dei miei posti preferiti, ovvero Vieste, che è questa cittadina bianchissima. I suoi edifici bianchi sono una sorta di crosta di meringa sopra questo sperone di roccia. I vicoli con le rampe e i tanti dedali tra gli edifici bianchi continuano ad essere il momento in cui perdersi e allo stesso tempo, come dico sempre, ritrovarsi. Questa passeggiata garganica con la balconata di Vieste su cui sorgono tantissimi locali che danno la possibilità quindi ai turisti di poter ammirare soprattutto le luci del tramonto. E sono tornato anche a fare l'esperienza del peperoncino piccante, dove ero stato nella stagione precedente sul Gargano e questa volta sarò sopravvissuto. Nicola, quest'anno cosa mi fai assaggiare?
Questa è la crema di peperoncino, appena fatta, 2 giorni dalla produzione. Ti ricordo che l'ultima volta mi hai ucciso con il, come si chiamava? Quello era il Carolina Reaper. Carolina Reaper, che era un innesto di più Era un innesto tra Carolina Reaper e altri tipi di peperoncini. Questo è molto piccante? No, è una cosa fattibile. Più gentile? Sì. Questo si abbina bene un panino con un hamburger, una bella salsiccia di quella punta di coltello. Vado? Cosa dice la psicologa? Buonissimo. Buonissimo. E la stracciatella perché? Tra l'altro ne voglio Il lattosio toglie la capsaicina. Ah, non il pane. No, il pane serve per asciugare la saliva, perché la saliva è quella che ti dà quella sensazione di piccante. Quindi la stracciatella perché così mi salvi la vita. Sì. Però sai cosa ci mettiamo sopra? Un'acciughina. Un'acciughina? Sì. Viene lasciata sotto sale almeno per 3 o 4 mesi, dipende dalla temperatura che c'è all'esterno. Quando una volta matura si Grazie. prende, si sfiletta, si lava e si mette in vasetto sott'olio. E come è cambiata Viesto in questi 2 anni? Tantissimo. E tutte le rotatori, il parcheggio nuovo, tutti i parcheggi nuovi. Ah. Vai. Vai. Com'è Graziana? Lo trovo più dolce rispetto a quello verde. Sì, perché quello verde è più acerbo, è un frutto ancora non maturo. Sentiamo il fattibile. Molto fresco, dolce. Più fattibile dell'altro. Questo però inizia a diventare piccante. Dopo. Sì. Ma quello sai che cos'è? L'olio che rimane sulla lingua. Senti, a me mi piace troppo, madonna che... Vai l'ultimo però, Sì. Un goccetto di vino lo volete? No. No. Deve guidare lei. Bella. Vino, che vino è? Primitivo. Primitivo. Primitivo amabile. Non è di Vieste, eh? Però è sempre pugliese. Sì, Barese. Barese. Buono. Giuseppe? Giuseppe. Ok. Giuseppe ti sta facendo assaggiare cose più buone di quelle che Pomodoro ho pomodoro secco. Amarognolo, ma è giusto che sia così, buono. Oh, lei è brava a descrivere, sa Sono fare. una pugliese. Melanzana. Poi prezzemolo. Acidulo, Acidula? perché c'è l'aceto. È nata una collaborazione tra la psicologa, la mamma e un reporter in valigia. Sono tenerissime le zucchine, che buone. Tutte lavorate a crudo. Ma lavorate a crudo. Melanzane e zucchine. Le taglia tutte il mio fratello una a una. E si Lui? Fratello quello brutto. Perché in realtà Quello che lavora, il fratello che lavora. Il fratello che lavora le taglia. Io faccio pubbliche relazioni. Si è visto. l'aceto. Ma l'esplorazione del Gargano e della sua natura non finisce qua, perché nel prossimo episodio la psiche sarà messa a confronto con la foresta.